quasi nocini o amici o come sia, insomma, seguaci. Vediamo un po'. Oggi andiamo a parlare del botulino, ok? E specialmente parliamo di che cos'è, come fare a evitarlo, benissimo, e altre cose che ora andiamo a vedere. Il botulino praticamente è un batterio dove se non preso in tempo può causare delle malattie gravi, delle malattie che sono difficilmente poi dopo, diciamo così, curabili. Questo batterio si sviluppa in alcune situazioni e specialmente in situazioni dove non c'è ossigeno, come nel caso nostro del salame. Nell'interno del salame, tac, non c'è ossigeno. Il botulino è un batterio anaerobico che, come vi dicevo, si sviluppa in assenza di ossigeno o in condizioni particolari, no? Può moltiplicarsi e svilupparsi in condizioni specifiche dove il pH non è regolare o l'umidità non è regolare o la temperatura o lo scarso gene. Ora andiamo a elencare le fasi in cui il botulino sfocerà. Allora, motivo numero 1: se il nostro pH praticamente è o è troppo basso o è troppo alto, il nostro botulino non farà altro che proliferare e venire fuori, e non va bene. Per questo dico sempre, attenzione, controllate, ci sono degli strumenti per controllare il pH, o per, diciamo, lo strumento può essere anche semplicemente quello di capire che cosa stiamo facendo, ok? In un locale la temperatura, e dunque ci sono degli strumenti adeguati per controllare il pH, e il range per il pH giusto è fra i 4 e i 7. Questo è il suo range giusto. Se sarà più basso o più alto non va bene. Sicuramente queste due soglie farà scattare il nostro maledetto botulino. Un'altra pratica importante è dove voi lavoriate, andate a lavorare, dovete igienizzare tutto. Allora prendete, igienizzate, buttatelo dentro alla lavastoviglie, se no usate dell'acqua bollente, anche i ciotoli dove voi andate a lavorare la carne, anche se è poca, li dovete disinfettare bene con dell'aceto. Usate dei prodotti, usate, che ne so, della candeggina, poi ovviamente con la candeggina dovete ripassare e risciacquare il tutto, no? Se no ve la ritrovate nuovamente. Questa è, usate del bicarbonato, dell'acqua, aceto e bicarbonato, disinfettate tutti i banchi, i coltelli, siate screpulosi, no? Siate insomma precisi su queste cose, perché poi dopo vi porterà dei danni alla vostra carne. E cosa più importante, io sto vedendo tantissimi da quando seguo il forum, da quando sono stato amministratore di questo forum, gente che non ha ancora capito bene che si può ammalare. Sono convinti che dentro a una cantina, ma anche stesso, tantissimi si fanno i maturatori, no? Maturatori con, sì, la porticina chiusa, un frigorifero, e ci mettono l'umidificatore, ma lui muore. In questo che dicevo prima, non passa ossigeno, ok, non passa ossigeno, e si sviluppa il botulino, i microbi avanzano, sicché deve essere ossigenato, e se no non va bene. O in una stanza tutta chiusa, senza finestre, ma no, non si può far così. O perlomeno fatene poco, cominciate a fare 1 o 2 pezzi. Questi 1 o 2 pezzi cosa fate? Sentite com'è. Magari fatelo anche sentire un esperto. Al limite andate all'ASL e dite: scusate, ma mi dite un attimo com'è questa roba qui. Loro vi faranno il test per dirvi, no, se non avete una persona vicino a voi. Ma non fate queste robe qui perché avete sentito dallo zio, il mio nonno faceva o quello faceva. Mi sa che non avete capito nulla, o vi è stato riportato in una certa maniera. Ci vuole cura in quello che fate, se no affiancatevi a un professionista, a qualcuno. Io vi faccio un esempio: io quando ho avuto la mia norcineria, io ho preso una persona a insegnarmi e l'ho pagata, e ho speso 10.000 euro perché questa persona mi insegnasse. Ok, ora non dico le stesse cose, ho dovuto insegnare completamente tutto ed erano altri tempi, non erano tempi di ora. Prendetevi un professionista, non sto parlando di me, ci sono tantissime persone in Italia bravissime, brave, che sanno fare il loro mestiere. Affiancatevi a uno di questi, ok?
E mi dice, ma non andate perché diventa una cosa pericolosa, non è come costruire una moto o costruire una macchina o costruire una bicicletta, che bene o male, chi vuoi che sia, qui state parlando della vostra salute, ragazzi. Ci tenete la vostra salute, i vostri familiari, sì, e allora fate le cose in una certa maniera, che poi non toglie il fatto che poi imparate. Ma io vedo che invece la maggior parte si buttano lì così. Ora, ultimamente mi ha scritto una persona dove aveva ucciso tre maiali, tre, li aveva lavorati e gli stavano morendo dentro la stanza senza uscite, senza ossigeno, senza un livello di temperatura. Ma scusatemi ragazzi, qui si rischia veramente la vita, se non si rischia la vita ci si stordisce perché il botulino porta a quello, a stordimento del cervello, che attenzione a quello che facciamo. E non basta. Anche quando avete finito, avete fatto il salame, avete preso tutto sto tempo, ok, il salame va saputo conservare, si va saputo mettere sotto vuoto, ok, o con altri stratagemmi che può essere, non so, sotto la sugna, sotto quel che vi pare, e messo in frigorifero. Perché anche qui, in questo momento, diciamo, tutto è finito, tutto a posto, no? No, vi ho detto, il salame dentro non c'è ossigeno, è tenuto male, tenuto fuori a tanti gradi, messo dentro, rimesso fuori, si ragionano del microbi pericolosi che va tenuto e conservato con un criterio, in un frigorifero che non ci sia altro. Poi non mettete a maturare il formaggio col salame. Mi dice, ma mio nonno lo faceva, no? Hanno rischiato tutti la vita, anche noi abbiamo rischiato la vita senza le cinture di sicurezza, senza caschi, e lo facevamo. Insieme questi due prodotti saranno una bomba, ma una bomba per il vostro stomaco, che una cosa da una parte e una cosa dall'altra. Non vi inventate cose che non esistono, o perlomeno informatevi, ma non informatevi soltanto sul forum, quello ha detto, quello ha fatto. Contattate un professionista e chiedetegli alcune informazioni. Ok? Come si fa, come non si fa anche nelle vostre zone. Un professionista lo pagate, uno che c'ha già un negozio, uno già qualcosa, dice guardate io sono qui, mi puoi dare una consulenza su come devo fare, fate una cosa del genere per partire, poi una volta che partite andate dritti come siluri, ma non partitemi giù oppure partite e buttate via ogni cosa, là piuttosto qui entra in campo i nitriti, il nitrito entra in campo, no? Allora piuttosto dico io, aiutatevi con una cosa del genere, a parte se voi mettete tanto, se mettete insomma, il sale giusto, se mettete l'aglio, se mettete il pepe, se mettete l'alcol dentro, in linea di massima queste sostanze qui disinfetteranno il tutto, ma se le prime volte che lo fate e non sapete la camera dove le mettete com'è, la temperatura, il pH, non sapete niente, non avete uno strumento. Ma quanti vedo fare questi salumi non hanno uno strumento per misurare le variazioni? Ci sono anche degli strumenti dove vi dicono le variazioni, stiamo parlando di 8 euro, 7 euro, 6 euro, ci sono anche degli strumenti wireless addirittura. Come dicevo, ci sono anche degli strumenti wireless 13, 77, strumenti come questo qui per esempio, lo trovate su Amazon. Che cosa fa questo qui? Vi dice da remoto la temperatura, l'umidità, ma in più vi avvisa se gli date dei range e vi avvisa in maniera che voi potete intervenire, o vi dice nell'arco della giornata che cosa è successo in quel posto, ma con due salami dentro, due, non un maiale, due maiali, tre maiali, con due. Quando arriva a buon fine che lui vi ha detto tutto il range, dice sì, è possibile, si può fare, sì, no, non si può fare, ma non è che non lo fate, cambiate, aggiustate la stanza, prendete un umidificatore, chiudete la finestra, coiventate, fate quello che c'è da fare, ok? Ma senza, stiamo parlando di strumenti 10 euro, 7 euro, questi vi salveranno la vita, sembra una cazzata. Che cosa ci vuole? Nel senso, non cominciate a kamikaze, perché ve lo sto dicendo che ultimamente è un po', lo sto vedendo in tantissimi hanno ancora capito della muffa, che della muffa ci vuole, ok? Che la muffa vi darà il campanello d'allarme, quella verde o quella grigia vi darà un campanello di allarme che c'è qualcosa che non va nella stanza, nella reazione, nella temperatura, ma non cominciate senza spendere 7 euro, ma ragazzi.
mi sembra assurdo, scusatemi. Va bene, comunque spero di avervi fatto chiarezza con questo strumento, anzi mi sembra che mi ero fermato, volevo dirvi dei nitriti, che ero arrivato lì, dicendo che allora a questo punto usate un po', specialmente nei salumi fa poco perché nei salumi entra poco dentro soltanto la parte diciamo così esterna, nei salumi bene o male siamo più protetti anche adesso su queste caratteristiche che vi ho dato, il salume diciamo è meno soggetto a queste problematiche, ci vuole sempre la pulizia, ci vuole sempre l'igiene, ci vuole sempre il pezzo assolutamente, però è il salame che ovviamente stando all'interno, come vi dicevo, i trattamenti, ha preso l'ossigeno da sopra, viene tritato, no? È il salame. Aiutatevi specialmente le prime volte con uno strumento del genere, un po' di nitrito dentro, ne basta proprio su un chilo, la legge dice che non bisogna andare oltre 1,5 grammi su 10 kg, mettetele proprio 0,3 dentro un chilo. I primi, preferisco che ci sia un minimo di uno 0,3 che vi possa aiutare inizialmente a capire che cosa dovete fare che morire. Scusatemi, perché che cosa pensate? Negli spinaci, le verdure a foglia larga hanno dentro i nitriti, li tirano fuori in automatico e infatti stanno studiando dei nitriti non chimici ma con le verdure a foglia larga che vengono prese, lavorate e via, che non ci prendiamo in giro. Oh, non vi sto dicendo fare tutto quanto, mi sto solo dicendo di salvarvi la vita in qualche maniera. Bene, spero di esservi stato di aiuto, commentatemi pure qui sotto, offendetemi, fate quello che vi pare, ormai ci ho fatto il callo, poi io cerco nel mio piccolo di dare una mano a tutti, di mandarvi a voi questa esperienza che ho. Mi raccomando, segnate nel mio canale e che Dio ce la mandi buona.